Perfetto. Buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui. Voglio ringraziare Gabriele Di Simone per l'invito e i ragazzi di Extelos tutti. Allora, il titolo del mio talk è Computer grafica, quindi non progettazione grafica, quella che fa l'architetto, non modellazione 3D, quella che fanno gli artisti, ma computer grafica dal punto di vista della programmazione. Ok? Segui la luce, Luke. Sembra una cosa spirituale, ma in realtà non lo è. Lo capirete più avanti quando spiego le tecniche per simulare la luce. Il mio nome è Antonio Caggiano, staff engineer per Qualcomm Europe Incorporated e ho studiato informatica all'Università degli Studi di Salerno e ho lavorato un po' in Inghilterra per varie società, Imagination Technologies, ARM, Collabora e adesso stavo lavorando per Qualcomm. Potete trovare maggiori informazioni sulla mia pagina LinkedIn e se volete mandarmi una richiesta di collegamento avrei molto piacere di accettare. Oppure se volete leggere un po' di articoli tecnici potete visitare il sito antoniocaggiano.eu. Ok, cominciamo con una bella domanda. Come vediamo? Chi vuole provare a rispondere? Semplice, molto semplice. Con gli occhi, qualcuno ha fatto così con le dita. Sì, con gli occhi. Gli occhi sono una meraviglia della natura. Sono dei sensori di luce. Captano la luce e mandano un segnale al cervello che noi interpretiamo come la nostra rappresentazione interna della realtà che ci circonda. Meraviglioso. Seconda domanda, un po' più difficile, ok? Una, una definizione didattica. Chi sa cos'è la luce? Chi vuole provare a rispondere? Qualcuno ha fatto il segno così, con le dita. Il ragazzo. Insieme di fotoni, bravo. Ci arriviamo, sì. È una radiazione elettromagnetica, ok? Una variazione del campo elettrico e magnetico nello spazio e nel tempo, ok? È un flusso di particelle e onde. Le particelle sono i fotoni, quindi è una duplice natura, ok? Abbiamo um, una natura corpuscolare e una natura ondulatoria. Quindi diciamo che rimbalza come una palla, però ondeggia come il mare. Ed è energia che viaggia, tant'è che noi la possiamo catturare con i pannelli solari per alimentare le nostre case. E sì, è difficile, infatti bisogna essere Einstein per avere il lampo di genio e definire la luce come un flusso di fotoni che sono dei pacchetti di energia. Ok? Ad esempio una lampadina da 60 watt emette 800 miliardi di fotoni al secondo e sono proprio tanti. Ok, però qual è la principale fonte sorgente di fotoni che arriva sul pianeta Terra? Il Sole. Sì, quanti fotoni emette il Sole al secondo? Molti. C'è un numero così grande che è inimmaginabile. Quindi non l'ho scritto nella slide perché non ci andava, però molti, va bene. Ok, ma se vogliamo simulare la luce con il computer, dobbiamo cercare di capirne un po' di più. Quindi sì, si comporta come le particelle, quindi possiamo utilizzare le nozioni di fisica delle particelle e delle onde, ma ci conviene anche osservare un po' alcuni fenomeni che sono tipici della luce. Ad esempio, il fenomeno della trasmissione. La luce passa da un mezzo a un altro, ad esempio dallo spazio arriva nell'atmosfera terrestre, quindi arriva con una determinata direzione, con una determinata intensità e frequenza e continua così, stessa direzione, stessa intensità, stessa frequenza. C'è il fenomeno della riflessione che accade con uno specchio. Un raggio viene riflesso dallo specchio, cambia direzione. Il fenomeno della rifrazione è tipico dell'acqua, quando il raggio cambia direzione e quindi in questo caso ci sembra che la cannuccia sia spezzata, ma in realtà non lo è solo l'effetto ottico della rifrazione della luce che cambia direzione. Il fenomeno della diffrazione, qui abbiamo un raggio che si scompone in tanti altri raggi di diversa intensità o di diversa frequenza.
E un esempio lampante è questo del Prisma, che è anche un bellissimo album di un gruppo musicale, e il raggio entra nella parete sinistra del prisma e viene scomposto in altri raggi di intensità differente. Fuoriesce sulla parete destra, ma a frequenze differenti, e a frequenze differenti corrisponde un colore, noi percepiamo un colore diverso se la frequenza cambia. Poi noi, il nostro occhio riesce a captare determinate frequenze delle radiazioni elettromagnetiche, cioè un intervallo che noi vediamo, ma fuori da questo intervallo abbiamo delle frequenze che noi non riusciamo a vedere. Qui si parla di infrarosso e ultravioletto. Il fenomeno dell'assorbimento, la luce viene completamente catturata da un oggetto e svanisce, ma non può svanire, no? Perché sappiamo che dal principio della conservazione dell'energia nulla si crea, nulla si disperde, ma tutto si trasforma. Quindi questo raggio diventa qualcos'altro, presumibilmente potrebbe diventare calore. Il fenomeno della dispersione accade nelle nuvole. Il raggio si suddivide in tanti altri raggi e va dappertutto, e quindi succede anche nella nebbia. Non so se avete mai visto i lampioni nella nebbia, vedi questo alone. In realtà tutti questi fenomeni della luce non avvengono in maniera distinta e separata, ma avvengono tutti insieme, ovunque, contemporaneamente. Ad esempio, ci sono dei materiali che sì, possono riflettere di più, possono assorbire di più o possono trasmettere, rifrangere la luce in modo maggiore, ma gli altri fenomeni comunque avvengono, anche se in minima parte. Oh, finalmente. Mettiamo le mani in pasta, approfondiamo la questione tecnica della simulazione della luce in tempo reale. Tempo reale. Real time in inglese. Che cosa significa tempo reale? Sono andato a vedere sul dizionario perché non lo sapevo neanche io. Allora, durata corrispondente a quella reale. Quindi con grande rapidità, quasi immediatamente. Beh, quantomeno per darci l'illusione ottica della continuità. Il nostro occhio riesce a percepire una cosa come continua se faccio un aggiornamento ogni 16 millisecondi. Ogni 16 millisecondi una nuova immagine, quindi noi la percepiamo come continua. 16 millisecondi ci permettono di fare 60 immagini al secondo. In inglese si utilizza il termine frame, quindi si parla di 60 frame al secondo, frame per secondo, e magari i gamer nell'audience sapranno il termine FPS. Ok, quindi 16 millisecondi, ma dobbiamo fare tanti calcoli qui. Io vi ho parlato di miliardi e miliardi di fotoni, non posso simulare tutti questi fotoni perché ho solo 16 millisecondi, quindi ci interessano tutti i fotoni? No, magari riesco a concentrarmi solo su un numero ridotto di fotoni. Ok, e quali mi interessano? Quelli che colpiscono l'occhio. Sono questi che contribuiscono all'immagine, sono questi quelli che effettivamente mi interessano. Occhio, nella computer grafica noi utilizziamo il termine punto di vista, viewpoint, o il termine camera, da fotocamera a telecamera, quindi utilizzerò camera o occhio in modo intercambiabile. Ok, come possono arrivare i fotoni all'occhio? Possono arrivare in maniera diretta. Partono da una sorgente puntiforme e raggiungono il nostro occhio. Oppure, cioè in verità, possono anche essere emessi da dei materiali, da degli oggetti che hanno un determinato volume, come i pannelli LED. Possono rimbalzare e raggiungere il nostro occhio. In questo caso si parla di luce indiretta e possono rimbalzare più e più volte, un numero indefinito di volte. Ok? Quindi, come faccio a sapere quali fotoni raggiungono il mio occhio? Questa è una domanda importante, perché ci sono fotoni che non raggiungono l'occhio che io voglio ignorare. Allora è arrivato il momento in cui vi parlo di metodologie pratiche per capire un po' questa cosa. Quindi in informatica noi chiamiamo questa roba algoritmi, che nel mondo invece della cucina si chiamano ricette. Okay. Allora, passo numero 1. Cosa vedo? So dove sono io, voglio capire che cosa c'è di fronte a me, traccio un raggio, che cosa colpisco? Magari colpisco qualcosa. Sì, ho trovato qualcosa. Ok, tracciamo altri raggi, magari continuo lungo questo percorso. Ok, faccio un raggio in direzione riflessa e poi faccio
altri raggi per raggiungere le luci nella mia scena. Quante luci ci sono, tanti raggi provo a raggiungere. Ok? Quindi faccio un percorso inverso. Ok? Quindi in questo modo sono sicuro di fare dei percorsi che raggiungono la camera, in modo da concentrarmi solo su quei fotoni, no? Chiaramente non è finita qui perché la luce rimbalza, quindi ci sono il raggio riflesso rimbalza su un nuovo oggetto e il nuovo oggetto posso lanciare altri raggi, un raggio riflesso e altri raggi per trovare la luce in modo ricorsivo, ripetitivo. Benissimo, questo algoritmo è stato creato nel 1980 da Turner Whitted, si chiama infatti Whitted Style Ray Tracing. Turner Whitted era uno scienziato dei Bell Laboratories, laboratori Bell, l'inventore del telefono secondo gli americani, secondo noi Meucci. Quindi a quei tempi i laboratori Bell facevano parte dell'American Telephone and Telegraph Company, un po' Telecom, e quindi spero che sia chiaro. Ok, c'è per ogni rimbalzo della luce un raggio riflesso e altri raggi verso le luci nella scena. Però c'è un piccolo difetto su questo algoritmo. Cosa succede se nella mia scena ho migliaia e migliaia di luci? Il mio elettricista ha dato di matto e ha creato un sacco di LED nella mia stanza e posso simularle tutte, potrei effettivamente impiegare tanto tempo a tracciare i raggi per tutte queste luci, quindi devo un po' trovare una soluzione migliore, mi servirebbe un algoritmo che scala meglio con la complessità della scena. Ok, quindi proviamone un altro, un nuovo algoritmo. Ricominciamo da zero. Che cosa vedo? Traccio un raggio. Questo rimane comune, va bene? Ho trovato qualcosa e a questo punto però non traccio un raggio seguendo i passi di prima, ma ne traccio uno solo. Però casuale. Casuale. Trovo qualcosa, ok, continuo. Faccio un altro raggio, direzione casuale. Oh, sono stato fortunato. Ho trovato una luce lungo il percorso, ma sono stato molto fortunato. Ok, questo è un percorso, dall'inglese prende il termine path, ricordiamocelo. Però ci sono raggi che ovviamente scelgo in maniera casuale che potrebbero non colpire nulla nella mia scena, potrebbero perdersi nel vuoto, potrebbero mancare la luce, mancare in inglese miss. Ok? Il raggio è triste. Proprio parlato di path, infatti questo algoritmo si chiama path tracing, creato nel 1986 da Jim Kajiya. Ok, era praticamente professore al California Institute of Technology e dal 1994 ha cambiato lavoro, è ricercatore in Microsoft. Che bella, questa è un'immagine creata con l'algoritmo di path tracing. Si tratta di una scena che si chiama Cornell Box, scatola di Cornell. Le Cornell Box sono una famiglia di scene 3D che possono variare per colore delle pareti o per oggetti nella scena. Posso un po' variarle come mi pare, ma fondamentalmente sono delle scene 3D che sono state create dagli accademici della Cornell University. La Cornell University, l'Università di Cornell, è situata ad Ithaca, che è una cittadina universitaria, un po' come Fisciano, dello stato del New York. Questi sono esempi di percorsi che può fare la luce. Vediamo il percorso numero 1, un rimbalzo sulla sfera di metallo e poi raggiunge la camera. Il percorso numero 3 rimbalza sulla parete, sul soffitto e poi raggiunge la camera. Ma il percorso numero 2 è più interessante perché la sfera è di vetro, quindi abbiamo il fenomeno della rifrazione. Il raggio viene deviato, passa attraverso la sfera e poi raggiunge la camera. In questa immagine possiamo vedere come migliora il risultato finale all'aumento dei percorsi che io considero. Concentriamoci sull'immagine numero 1, vedete? È molto rumorosa, ci sono molti pixel neri. Qui per ogni pixel ho fatto un solo percorso, però alcuni pixel sono neri. Perché sono neri? Chi prova a indovinare perché sono neri? Ve lo dico io, perché, come vi ho detto prima, ci sono dei percorsi casuali che non trovano nessuna luce lungo il percorso, quindi è come se fosse buio. Ecco perché. Però posso fare una cosa, magari per ogni pixel non faccio un solo percorso, ma ne provo a fare un altro.
potrei essere più fortunato e in questo modo aumento le probabilità di trovare la luce. Infatti all'aumentare dei percorsi, in matematica noi li chiamiamo campionamenti, dall'inglese sample, quindi si utilizza il termine tecnico sample per pixel. Aumento il numero di sample per pixel 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 sample per pixel, ottengo un'immagine più bella, più definita, più chiara. Ho trovato la luce con maggiore probabilità. Ok? Tuttavia devo considerare più percorsi, quindi devo fare più calcoli, quindi potrei sforare il budget di 16 millisecondi, devo stare sempre attento a non esagerare. Ok, infatti magari mi posso concentrare solo su alcuni percorsi, posso utilizzare delle tecniche. Effettivamente Turner-Whitted aveva un po' indovinato a cercare di trovare la luce quanto più possibile, in modo da ridurre il numero di campioni che devo considerare per ottenere un'immagine ben definita. Infatti qui dal 1986 in poi comunque gli algoritmi sono stati migliorati e posso raggiungere dei risultati migliori con un minor numero di campioni rispetto al semplice ray tracing. Ok. Insomma, vi ho parlato di Weighted Style Ray Tracing, vi ho parlato di Path Tracing, che sono degli algoritmi della famiglia del Ray Tracing, ma quando dico Ray Tracing, ho detto 3 volte, 4, 5, 6 volte Ray Tracing in una sola frase, in realtà quello che voglio dire è matematica. Matematica, infatti un raggio lo posso rappresentare con un punto e un vettore. Il punto è l'origine, il vettore è la direzione del mio raggio. Le geometrie le rappresento con dei punti e degli indici per unire questi punti, come la settimana enigmistica, no? Quel giochino. Le trasformazioni, posso utilizzare le moltiplicazioni tra matrici per ingrandire, ridimensionare, ruotare, traslare gli oggetti. Ok? Le intersezioni tra raggi e geometria le risolvo con dei sistemi di equazioni, l'equazione del raggio e l'equazione dei triangoli in questo caso. La luce si simula e si calcola con gli integrali e qua già diventa un po' più complicato. Però a proposito di integrali vi faccio vedere la formula mia preferita, l'equazione del rendering. Che bella! Guardate che bella! Ok, ve la leggo semplice. Ok, la luce che arriva nella mia direzione è uguale a la luce emessa da una determinata superficie, magari un LED, e tutta quella luce che arriva in questa superficie e che viene riflessa nella mia direzione. È così, bellissimo. Dovrebbero insegnare così la matematica a scuola. Ma io so a quello che stanno pensando, quello che i programmatori qui presenti stanno pensando e mi sorprendo che non l'abbiate ancora detto ad alta voce. Va bene, sto zitto e vi mostro il codice. Allora. Ok, immaginiamo che questa griglia sia lo schermo del vostro computer e che ogni cella sia un pixel che posso colorare a piacere. Questo è grosso modo come si presenta un algoritmo di ray tracing e non abbiate paura perché ve lo leggo io. Riga per riga. Per i che va da 0 all'altezza dello schermo. Ok, da 0 all'altezza dello schermo così posso fare una riga alla volta. Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino all'altezza dello schermo. Semplice. La seconda riga, un altro ciclo per x che va da 0 alla larghezza dello schermo e faccio questa cosa per ogni riga. Quindi, per la prima riga, tutti i pixel della riga. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21. Oh, va bene, e il resto ve lo spiego in parole povere. Per ogni pixel io faccio questa cosa, traccio un raggio, vedo che cosa c'è di fronte a me, se colpisco qualcosa, è un'intersezione, e devo calcolare il colore. E il colore varia in base al materiale che ho colpito e a tutte le luci nella scena. Ok, questo è un esempio di risultato. Da vicino non si capisce niente, però da lontano, andate tutti in fondo, da lontano si capisce che è una cornell box, è una scatola di cornell. C'è una parete rossa sulla sinistra, una parete verde sulla destra e ci sono due oggetti nella scena.
Ok, voi non si capisce granché da qua. Questo algoritmo è computazionalmente costoso perché bisogna controllare, per ogni raggio bisogna controllare se interseco un oggetto nella scena e devo controllare tutti gli oggetti per capire qual è più vicino. E quindi se aumenta la complessità della scena, aumenta anche il tempo che io impiego per fare tutti questi controlli. E un elevato utilizzo di memoria, perché tutta la scena deve essere disponibile in memoria, perché per ogni rimbalzo io devo di nuovo controllare se colpisco tutti gli oggetti nella mia scena e diciamo che una scena può pesare vari megabyte, se non gigabyte, e qui siamo nel 1986 e la memoria non è così come quella di oggi. Quindi, ma ho un'alternativa ragionevole, magari un algoritmo che mi consente di concentrarmi su una geometria alla volta. Sì, ce l'ho, si chiama rasterizzazione, rasterization in inglese, quindi quello che fa effettivamente è concentrarsi su una geometria alla volta. Carica la geometria nella scheda grafica, fa i calcoli che deve fare, controlla se ogni pixel si trova all'interno della geometria e calcola il colore. Poi scarica la geometria e ne carica un'altra. Così io posso concentrarmi solo su un triangolino alla volta che sono pochi byte. Computazionalmente ok. Ok, questa parte già l'ho detto, controlla che un punto si trovi all'interno di una geometria ed ha un basso utilizzo della memoria perché si concentra su una geometria alla volta. Tuttavia, la tecnica della rasterizzazione perde un po' di fenomeni che la luce ci regala e i compromessi sono questi: io perdo i riflessi, perdo la rifrazione, perdo la luce indiretta perché non faccio i rimbalzi, perdo le ombre e perdo anche questo fenomeno bellissimo che si chiama caustics in inglese. Le caustiche sono quei fenomeni della luce concentrata in determinati punti per via delle curvature delle geometrie, in questo caso il bicchiere. Tutte queste tecniche io comunque le posso fare con il ray tracing, però devo utilizzare dei trucchetti, le devo approssimare e non sono fedeli come il ray tracing perché il ray tracing simula effettivamente il comportamento della luce ed è precisissimo. Ce li dà gratis tutte queste cose. Oh, ci avviciniamo alla conclusione di questa presentazione perché qualche decade dopo passano gli anni 80, passano gli anni 90, arrivano gli anni 2000, 2010, arriva il 2020 e insieme alla pandemia escono sul mercato i primi prodotti hardware che accelerano il ray tracing. Quello che fanno queste schede grafiche, bellissime, potentissime, è calcolare le intersezioni tra raggi e geometrie per noi e sono velocissime, ordini di magnitudine più veloce del processore normale che abbiamo nel nostro computer. Quindi quello che possiamo fare è, negli smartphone di ultima generazione possiamo fare cose bellissime. Un video di una demo che gira su un prodotto Qualcomm Snapdragon e ci fa vedere alcuni effetti simpatici. On vuol dire che si utilizzano le tecniche di ray tracing, off vuol dire che non ci sono tecniche di ray tracing, ok? Vedete con il ray tracing i riflessi nel lago sono molto più belli. Anche le scritte sono più belle col ray tracing. Non è vero. Ok, vedi, qui è spento il ray tracing, l'illuminazione globale, l'illuminazione indiretta non ce l'ho. Invece col ray tracing ce l'ho, è molto più chiaro, c'è molta più luce, molti più fotoni e è molto più carino così, dai. O no? Io ho i riflessi sull'acqua, i riflessi sugli oggetti che riflettono, sono molto lucidi, quindi riflettono la luce. Senza ray tracing purtroppo non è la stessa cosa. Vedi i riflessi sul metallo della spada. Senza ray tracing non ce li ho. E tutto questo gira in tempo reale su un prodotto Qualcomm Snapdragon, uno smartphone di ultima generazione. Bello, bello. Lasciatemi fare questo cameo. What a time to be alive! Che epoca che stiamo vivendo. Ne volete ancora?
Non vi è bastato? Ok, internet è vostro amico, potete trovare tanta roba su internet, articoli, video, corsi, è pieno di materiale didattico, poi per maggiori dettagli ne possiamo parlare di persona, magari vi indirizzo a qualcosa di più specifico. Quindi grazie a tutti dell'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata.